Gerusalemme è senza dubbio una delle città più importanti e rappresentative della storia mondiale. Rappresenta il centro religioso e di culto per eccellenza, dove hanno avuto luogo i fatti raccontati nei Vangeli e nella Bibbia, che interessano anche la figura di Gesù Cristo. Oggi si ritiene che la famosa Gerusalemme narrata in questi racconti sia quella moderna, presente in Palestina, e su questo sembra che non ci siano dubbi. Del resto gli storici sono sempre stati convinti di ciò, poiché tutte le fonti parlano della Palestina come luogo in cui avvennero i fatti narrati nel Nuovo e Antico Testamento e nei Vangeli. Gerusalemme è sempre stata lì, dove sorge quella attuale. Peccato però che andando oltre la narrativa ufficiale e analizzando la questione storica sotto punti di vista differenti, emergono elementi che contribuiscono a far nascere seri dubbi su quanto ci è sempre stato raccontato e che sembrano sovvertire indelebilmente il quadro della situazione. L'odierna Gerusalemme è stata edificata sui resti del piccolo insediamento arabo di El-Quds. Gli storici curiosamente ci dicono che il nome antico di questo insediamento era proprio Gerusalemme e che il nome El-Quds fu assegnato alla famosa città santa per errore nel Medioevo. È davvero sorprendente che per tutto questo tempo gli abitanti arabi di questo piccolo paese, sprovvisto quasi totalmente di acqua, non sapessero di camminare per le vie di quella che un tempo fu solo la città più famosa al mondo, dove camminò lo stesso Gesù. Nel XIX secolo questa città riversava in condizioni non tanto buone. Il dizionario enciclopedico di Brockhaus ed Efron dello stesso secolo ci dice che erano presenti 4 quartieri, uno cristiano, uno maomettano, armeno ed ebraico. Le strade erano strette, mal lastricate, sporche e molti abitanti erano sordi ed il traffico era possibile solo a piedi o a cavallo. Le vestigia dello splendore medievale di questa Gerusalemme caddero definitivamente sotto il dominio turco e registrò una rinascita con l'avvento dei protestanti tedeschi, inglesi, americani e alcuni consoli europei. Infine si dice quanto segue. Nella storia della vita interna di Gerusalemme in tempi recenti, le controversie sui luoghi santi occupano un posto di rilievo. Questa frase è interessante perché, unita a quella precedente sulle vestigia medievali di Gerusalemme distrutte completamente dai turchi, il quadro che emerge è la totale mancanza di elementi per poter asserire che questo insediamento un tempo era la gloriosa città santa, se non quanto venne detto da Napoleone che durante la sua campagna militare fatta in Egitto nel XVII secolo stabilì che in quel luogo un tempo sorgeva la famosa città santa. E sappiamo quanto questo personaggio abbia contribuito a portare avanti l'agenda della riforma, chissà quanto ha distrutto ed occultato durante quella spedizione in Egitto. Era l'uomo fidato dei Romanov, ideatori dell'intera operazione di sovversione che avrebbe per sempre modificato la natura del presente ordine mondiale precostituito e la sua storia per instaurarne uno nuovo. Inoltre, contrariamente a quanto la versione scaligeriana della storia e le sue fonti ci hanno raccontato, il nome Gerusalemme era fortemente mobile e fu applicato a diverse città durante i secoli. Inizialmente ce n'era una di Gerusalemme, dove ebbero luogo gli eventi evangelici. Successivamente fu creata la Gerusalemme narrata nell'Antico Testamento, che era anche la quinta Roma, di cui parleremo più avanti. Con l'avvento della Riforma, il paese che ospitava Gerusalemme, e cioè la Quinta Roma, subì importanti stravolgimenti sia fisici che sulla carta, ed i vari luoghi di culto legati alle vicende bibliche vennero per la maggior parte distrutti e resi inaccessibili per i pellegrini, indirizzati a recarsi nei nuovi luoghi costruiti a scopo dimostrativo. Questa fu anche una scelta logistica, poiché i veri luoghi di culto erano sparsi in luoghi differenti e soprattutto i nobili avevano anche l'interesse di separare i centri di culto destinati a loro da quelli dove i pellegrini potevano accedere. I nuovi centri di culto, che normalmente si trovano distanti svariati chilometri, come ad esempio il Golgota, il Sinai, la grotta della Natività di Gesù, eccetera, ora erano tutti accentrati in un unico luogo che fungeva bene da richiamo attrattivo per spillare, perché no, con una tassa di entrata, i risparmi faticosamente accumulati dai pellegrini.
Un bel giro di affari che forse diede vita all'attività turistica molto remunerativa. Una testimonianza ci arriva anche da questa curiosa immagine dove si possono osservare delle guardie che ricevono del denaro da visitatori. A quanto pare la prima nuova Gerusalemme dimostrativa venne eretta sul luogo di un antico santuario del cristianesimo reale chiamato Jerash, situato sul territorio dell'odierna Giordania. Questo grandioso complesso di templi, vicoli, edifici e colonnati fu probabilmente creato nel XIII secolo come luogo commemorativo e rimase in funzione fino alla metà del XVII secolo, quando il sultano Murad IV cambiò la religione di Stato abolendo l'ortodossia ed introducendo quello che oggi viene chiamato Islam. Questa conversione fece perdere il significato simbolico di questo sito cristiano e fu probabilmente abbandonato. Sembra poi che venne colpito da una colata di fango nel XVII-XVIII secolo che causò la distruzione di molti templi e coprì la parte principale della città antica con molti metri di sedimenti. Successivamente il patriarca Nikon, nel XVII secolo, decise di costruire una Gerusalemme commemorativa vicino Mosca, ma i lavori si fermarono per qualche ragione a noi sconosciuta. Successivamente, ricordandosi della presenza in passato di questa Gerusalemme da qualche parte in Palestina, decisero di cercarla. Siamo nel periodo in cui Napoleone era all'apice della sua carriera militare e delle sue conquiste per conto dei Romanov, e la ciliegina sulla torta sarebbe stata trovare la famosa Gerusalemme. Forse si ricordavano della Gerusalemme, Jerash in Palestina menzionata precedentemente? Purtroppo però per Napoleone non arrivò a Jerash ma si fermò circa 90-100 km prima, proprio nei pressi del piccolo villaggio di El-Quds, e annunciarono di aver trovato la famosa Gerusalemme. Fu una grande notizia, accolta con felicità dagli storici che iniziarono a voler dimostrare vigorosamente e sinceramente che erano proprio quelli i luoghi descritti nella Bibbia e nei Vangeli. Lo stesso Nikolai Alexandrovich Morozov, nella sua opera intitolata Cristo, avanzò seri dubbi sul fatto che El-Quds fosse la famosa Gerusalemme, ma come abbiamo detto in precedenza, la Gerusalemme evangelica non è la stessa di quella narrata nella Bibbia, e quindi si devono effettuare ricerche ben distinte. Ma allora, dove si trova questa benedetta Gerusalemme evangelica? Nel prossimo episodio riprenderemo con la narrazione della nuova cronologia e continueremo la ricostruzione in accordo con la famosa Cronaca Zero. Andremo alla scoperta della Gerusalemme dimenticata e di luoghi narrati nei Vangeli.